Sono sempre stata affascinata dal caos, dalla teoria del caos. E quando ho cominciato a studiare fisica ero completamente presa da qualsiasi cosa riguardasse il caos, da tutte quelle operazioni fatte per creare ordine dal disordine e disordine dall'ordine. Per preparare il discorso oggi, però, ho cercato in rete la definizione di caos e cito Treccani. Nelle antiche cosmologie greche il caos è il complesso degli elementi materiali senza ordine che preesiste all'universo ordinato. Nella stessa frase ho trovato due parole a me tantissimo care: caos e universo. E oggi sono qui a parlarvi di caos e universo. Grandissimi fisici si sono occupati della teoria del caos, tra cui anche Edoardo Amaldi. Edoardo Amaldi è stato anche uno dei padri fondatori della ricerca per le onde gravitazionali. E io voglio parlarvi di caos e onde gravitazionali. Ma cosa sono le onde gravitazionali? Forse avete sentito parlare delle correnti gravitazionali nella bellissima canzone di Franco Battiato, La cura. Definiamo le onde gravitazionali delle piccole increspature dello spazio-tempo. Ma andiamo con ordine. Einstein, oltre 100 anni fa, predisse che lo spazio e il tempo si fondono. Più che una predizione era, una necessità. Avere una geometria nuova che non coinvolgesse solo lo spazio ma anche il tempo era fondamentale per spiegare alcuni fenomeni della fisica. Sempre Einstein disse che questo spazio-tempo, in presenza di una grande massa, può incurvarsi e la gravità non è nient'altro che la manifestazione di questa curvatura. Einstein disse anche che se queste masse si mettono in movimento, magari hanno anche una forma strana, tipo quella di un'anguria, e cominciano a ruotare, possono generare delle onde, le onde gravitazionali. Avete presente quando lanciate un sasso in uno stagno, quelle piccole ondine che si creano? Ecco, immaginate che adesso quello stagno sia lo spazio-tempo e il sasso sia un Sole, o una massa 10 volte, 20 volte grande quanto il Sole. Queste onde possono essere create grazie alla presenza di queste grandi masse, ma sono estremamente deboli. Einstein, che pure le aveva predette, disse che non saremmo mai stati in grado di rivelarle, proprio per questa ampiezza piccola. E per questo motivo noi siamo stati costretti a guardare l'universo, dove ci sono stelle che mangiano altre stelle, buchi neri che inghiottono stelle, stelle che decidono di esplodere, di fondersi. E tutti questi fenomeni catastrofici possono emettere onde gravitazionali. Ma come abbiamo fatto a rivelarle? L'idea è semplice. Quando un'onda gravitazionale passa, può mettere in oscillazione delle masse libere. Quindi abbiamo deciso di sfruttare questa conseguenza del passaggio delle onde gravitazionali. Abbiamo deciso di misurare l'oscillazione di queste masse libere. Solo che nel nostro caso le masse libere sono degli specchi e il metro con cui misuriamo questa oscillazione è un laser estremamente stabile. Sapevamo, grazie ad altri fisici che avevano fatto dei conti teorici o delle simulazioni numeriche, che tipo di segnale stavamo cercando, perché le onde non sono caotiche, producono un segnale ben definito. Noi l'abbiamo definito chirp, cinguettio, perché il suono che avrebbe generato sarebbe stato simile a quello di un uccello. Il problema, come vi dicevo, era che sono estremamente deboli. Noi fisici abbiamo passato 50 anni a cercarle, perché noi fisici siamo così, ci innamoriamo di un'idea, ci innamoriamo della bellezza dell'universo, che magari è racchiusa in una formula semplice, che qualche pazzo decide anche di scrivere su un treno abbandonato nel deserto del Cile, oppure che come me si emoziona quando la trova scritta all'ingresso di un istituto di fisica. Abbiamo creato questi rivelatori sempre più sensibili, perché come vi dicevo il segnale è estremamente debole, quindi dobbiamo creare uno strumento estremamente silenzioso. C'è una grandissima tecnologia dietro questi rivelatori. Abbiamo dovuto fare degli specchi estremamente puliti, un laser ultrastabile, mettere tutto sottovuoto e renderlo tutto estremamente silenzioso. Quello che vedete poi nel video a sinistra c'è una simulazione di questo esperimento, mentre a destra c'è quello che abbiamo creato. Perché? Perché tutta questa energia, tutto questo sforzo per cercare le onde gravitazionali? Potrei dirvi per niente.
non servono a nulla. Domani mattina nessuno di noi accenderà la macchina grazie alle onde gravitazionali o si farà un caffè alla velocità della luce. Ma pensate a quando oltre un secolo fa i fisici della scuola di Copenaghen passavano notte e giorno a scrivere formule su formule. Stavano inventando la meccanica quantistica. Sembrava una cosa talmente lontana dalla realtà. Eppure grazie alla meccanica quantistica che oggi possiamo utilizzare un laser, possiamo fare una risonanza magnetica, possiamo bombardare un tumore. Quindi, anche se la ricerca, la fisica teorica sembra così lontano dalla realtà, è un investimento che facciamo nel nostro futuro e tutti i paesi dovrebbero investire in questa ricerca, perché quello che oggi non sembra avere un'applicazione pratica, lo avrà. Anche la relatività generale, quella scritta in quella bellissima formula, ha un'applicazione pratica. Senza le correzioni fatte grazie a quella formula non avreste una misura, il GPS preciso come l'avete ora sul cellulare. È proprio grazie a questa formula che tutto funziona. Ma torniamo all'argomento principale del mio talk. Perché è stato importante il caos per questa scoperta? Come vi dicevo, lo strumento è estremamente silenzioso. Abbiamo fatto in modo tale che tutti i disturbi esterni contribuissero poco al rumore, a creare rumore. Dovevamo avere la macchina il più silenziosa possibile, ma nonostante questo il nostro strumento sente dei rumori, sente il passaggio di una macchina vicino, un evento elettromagnetico, la tempesta, il vento, persino le onde del mare. E questo rumore ha il brutto vizio di mettersi in un ordine preciso. Questa curva che vedete alle mie spalle non è il segnale che stiamo cercando, questo è il rumore ordinatissimo. All'interno di questo rumore c'è il nostro segnale, il segnale gravitazionale, quello che stavamo cercando. Voi non lo potete vedere. Avete presente quando vi fanno quei test in cui vi chiedono di trovare un unico elemento fuori posto in una marea di numeri uguali? È complicato, perché sarete ipnotizzati da questa marea di numeri uguali. Ma provate a fare l'operazione opposta, provate a rimescolare questi numeri, lasciando fermo solo il numero che state cercando. Sarà molto più facile metterlo in evidenza. Ecco, noi abbiamo fatto più o meno un'operazione simile. Abbiamo preso il nostro rumore e l'abbiamo rimescolato. Siamo passati da questa curva precisa a questa, disordinata. Questo è rumore caotico. All'interno di questo rumore però c'è ancora il nostro segnale, piccolo e non si riesce a vedere. Ma permettetemi di fare una magia. Passiamo da questa rappresentazione del nostro segnale a una rappresentazione diversa, quella che nel nostro dominio si chiama rappresentazione tempo-frequenza. Trasformiamo questi dati in un'immagine. Quella che vedete alle mie spalle non è ancora il segnale. Quella linea rossa che vedete è ancora il rumore, sempre bello, preciso, ordinato. Facciamo la stessa cosa sui dati che abbiamo mescolato, che abbiamo reso caotici. Ed ecco qua, quello che vedete, quel chirp, quello è un segnale di onda gravitazionale. Siamo riusciti a metterlo in evidenza solo grazie alla creazione del caos, ad aver rimescolato i nostri dati. E questo è quello che succede. Questo è quello che noi fisici delle onde gravitazionali facciamo quotidianamente per cercare i nostri segnali. Sappiamo che tipo di forma d'onda dobbiamo cercare, il famoso cinguettio, che ha quella rappresentazione oppure questa. Ma voglio raccontarvi un po' com'è andata. Ormai si sa, le onde gravitazionali le abbiamo rivelate nel 2015. Cercavamo questo segnale qua. Era un pomeriggio di settembre, ero nel mio ufficio e insieme ad altri colleghi ricevo una mail del mio amico, collega Marco Drago, che era all'epoca postdoc ad Hannover, che ci dice: guardate, nei dati c'è qualcosa di strano, c'è questa roba qua, c'è questo segnale. E io ricordo che la prima cosa che feci fu scrivere su Skype a Marco per dirgli: oh, ma ci stai prendendo in giro? In realtà diciamo che il linguaggio era un po' più colorito. Eravamo completamente stupiti dal fatto che il nostro rivelatore avesse trovato questo segnale. Era bellissimo, perché era esattamente come Einstein l'aveva predetto, come i fisici teorici l'avevano simulato e come noi avevamo fatto in modo tale che l'esperimento fosse in grado di rivelarlo. Non ci credevamo, era esattamente uguale alla predizione. E per questo motivo abbiamo messo in atto proprio un'indagine investigativa.
Il segnale l'abbiamo rivelato a settembre, ma ne abbiamo dato notizia a febbraio, perché abbiamo impiegato tutti questi mesi per verificare che esattamente avevamo fatto la prima scoperta di onde gravitazionali. Da allora ne abbiamo trovati altri 90 di segnali simili, ma ogni volta ci emozioniamo, ogni volta aggiungiamo un po' di conoscenza ai misteri dell'universo. Adesso è proprio notizia di questi giorni, abbiamo ricominciato a prendere dati scientifici, giusto 3 giorni fa, e ci aspettiamo di trovarne altri e di emozionarci ancora di fronte a queste scoperte. Non sappiamo neanche cosa ci rivela ancora l'universo, perché noi fisici siamo così, ci innamoriamo di un'idea, di una formula semplice, e possiamo passare anni, secoli, in un loop. Formuliamo una teoria, costruiamo l'esperimento per verificarla, analizziamo i dati per confermarla. È un loop di una bellezza straordinaria, di cui ho avuto l'onore e la fortuna di farne parte. Per partecipare a questa scoperta bellissima della fisica degli ultimi anni abbiamo dovuto creare il caos. Quindi non vi preoccupate se dovete creare il caos nella vostra vita, se dovete rimescolare i numeri, se dovete attraversarli, perché ogni numero rimescolato può essere fondamentale per realizzare i vostri sogni.